che è il classico buco. È la casetta in Canada. Sì, gente Dana Rosa ha queste isolette vere e proprie che erano stati costruite dal nonno, dal bisnonno, quello prima della guerra, eccetera, eccetera. Se c'è un problema sei lì da solo, non è che chiami le idrauliche, qui nel tubo e t'arrangi con gli abusi edilizi. Sì, quindi non è che ti puoi guardare la serie di Netflix. Sì, insomma, ciosso. Eccoci di nuovo qua con Siso Spaghetti e oggi parliamo di Möcchi, una parola Möcchi. foneticamente orrenda. Cosa vuol dire, Francesco? Lo tradurrei con cottage. Sì. Cioè la cosa che si avvicina di più al concetto, secondo me. È la casetta in Canada. Sì. Che a parte che non è in Canada, bensì in Finlandia. Il mökki è il cottage, come si può dire, l'abitazione per il tempo libero. Sì. Tant'è vero che nella legislazione finlandese è considerata vapaa-ajan asunto. È vero, giusto? È vero, Quindi è vero. letteralmente abitazione per il tempo libero. Che cos'è il mökki? Ce lo vuoi dire, Francesco? In cosa consiste? Allora, consiste in una... perché poi c'è anche möcchi e möcchi, adesso arriviamo a parlare. Allora, c'è cottage e cottage. Allora, il concetto è circa quello che per noi italiani è una casetta in montagna, quindi un luogo di rifugio, casetta possibilmente di legno, contenente sauna, perché includente la sauna. Oppure con l'edificio della sauna separata, ma sì, sempre però comunque nelle vicinanze. Contiguo o comunque lì nelle vicinanze, possibilmente vicino a una fonte d'acqua, quindi a un lago oppure un fiume, oppure anche in mezzo alla natura. Deve essere un posto di ristoro per ritrovare la pace dei sensi. Esatto. Isolato. Posto dove andarsi a fare la vacanzina. Dove il finlandese, soppresso e anzi sommerso da tutte queste... il tran tran della vita, può rifugiarsi quando sta per andare in burnout. Esatto. Innanzitutto, ogni finlandese ha il mökki? Praticamente sì. Però non è assolutamente detto che sia, cioè non è che automaticamente ce l'ha secondo la cartolina che uno ha in testa. No, assolutamente. Allora, quasi tutte le famiglie finlandesi, perché poi dobbiamo parlare di famiglie, hanno il mökki. In realtà, dove ce l'hanno, che tipo di mökki abbiano, chi sia effettivamente all'interno della famiglia il proprietario del mökki, eccetera, eccetera, queste sono tutte queste questioni da dirimere e da affrontare un po' più nello specifico. Mentre da noi in Italia avere la seconda casa, diciamo, nel luogo di villeggiatura, cioè nella bella località marittima o di montagna, è stato fondamentalmente un appannaggio delle famiglie abbienti, giusto? Insomma, la casa Loano praticamente. Ecco, il mökki no, è una cosa abbastanza democratica in Finlandia, anche se all'interno stesso del fenomeno mökki c'è tanta varianza. Innanzitutto, il mökki può andare semplicemente dalla casetta di legno con le porte e le finestre, senza elettricità e senza acqua corrente. Esistono anche questi mökki. Alla reggia sì, ha dei complessi abitativi poi che sono magari fatti di 3-4 casette con tutti i comfort, quindi l'elettricità, la TV via cavo, l'acqua corrente, eccetera, eccetera, che sono considerati, alcuni sono anche considerati abitabili durante l'inverno. Questa è una distinzione molto importante, forse addirittura più importante del quali sono i comfort che ho io nel mio mökki. Cioè, ci sono alcuni mökki che durante la stagione invernale, quando fa freddo, che poi a diverse latitudini cominciano in tempi diversi, in momenti diversi, insomma, dell'anno, vengono chiusi, vengono messi, diciamo, a riposo, e fino alla primavera successiva, quando si riapre la bella stagione, ci sono temperature che permettono di stare al mökki, vengono tenuti proprio chiusi, no? Quindi cosa vuol dire? Che
bisogna svuotare le tubature, se ci sono le tubature, bisogna mettere in sicurezza certe cose che magari accumulando la neve o il ghiaccio potrebbero rompersi o venire giù, insomma ce n'è da fare. Ci sono anche tanti altri möcchi che invece possono essere abitati o utilizzati tutto l'anno, a prescindere poi che uno abbia voglia di andare a spalare la neve al möcchi. Quindi questa è una distinzione molto importante. Tu sei stato tanto al möcchi? Sì, diverse volte, proprio tante, e per me il möcchi come concetto rimane sempre quello vecchia scuola. E ad esempio uno dei möcchi della famiglia di mia moglie è uno di quelli senza acqua corrente. Mm-hmm. Gli è stata aggiunta l'elettricità, cosa che prima non aveva, ed è assolutamente spartano, di legno, piccolino, con la sauna nella seconda metà, diciamo, dell'edificio, che è piccolino, sì, in modo che scaldi anche la parte quando viene accesa, certo. altrimenti usi la stufetta elettrica. E bagno esterno, che è il classico buco, dove poi butti giù la carta igienica, quello che è, e lì una volta, quando ci abitava la nonna, avevano la sorgente d'acqua a fianco, e loro utilizzavano l'acqua di quella sorgente lì. Certo. Adesso, da quando ci andiamo noi, non era più pura da poterla bere, quindi la puoi usare per esempio per lavarti, ma per cucinare vai al supermercato, ti compri la tanichetta, il boccione da 5 litri, da 10 litri, 5, 10 litri, 15 litri, quello che ti porti dietro quella, un po' più una rottura, ma si fa. E ci sono stato tante volte, e l'idea è che non vuoi vedere nessuno, quella almeno l'idea del concetto di möcchi, che vuoi essere isolato, possibilmente a contatto con la natura, per avere questa connessione con la natura, tranquillità totale. E mi è capitato anche di avere un collega che aveva un möcchi su un'isoletta in mezzo a un lago. Mi ricordo un inverno, perché lui aveva la barchetta. Un inverno andò, ma tra l'altro 2 ore di distanza da Helsinki, no? Quindi doveva guidare un pezzettino. Mi chiamò, mi fa, ma io non so se mi fido di andarci con la... Perché lui, quando ghiacciava, tanti anni fa, ci andava sopra con la macchina, perché d'inverno ovviamente non puoi usare la barchetta a remi, perché è ghiacciato lì, per cui non si muove, ci andava sopra con la macchina. E mi fa questa videochiamata, e c'era il ghiaccio che era palesemente sottile, e questo qua stava ancora valutando se fosse il caso di andarci, e io lo guardavo, cioè ero lì che guardavo sta cosa, e gli ho detto, guarda che secondo me è meglio se torni indietro, cioè lascia perdere. E lui fino all'ultimo era lì, poi alla fine ha desistito, però capita anche di trovare dei möcchi in queste isolette, anche nell'arcipelago di Helsinki, e soprattutto gente da Narosa ha queste isolette vere e proprie con il cottage sopra. Però sì, a me è una cosa che piace tantissimo. Tu hai parlato di questo ritorno alla natura e di questo ambiente spartano. Questa è una cosa anche un po' un punto di orgoglio, no? Nel senso che tanti finlandesi traggono anche proprio piacere, forse non tanto il piacere fisico vero e proprio, ma un piacere nel poter dire che adesso lascio l'ambiente comodo, confortevole e moderno e modaiolo della città, me ne vado lì da solo in mezzo alla natura, o comunque con pochi amici, con i parenti, con la famiglia, così, e lì c'è da fare il lavoro, capito? Ma quello è, tagli la legna, ti lavi, come ha detto anche Francesco, senza l'acqua corrente, quindi dal paiolo. Andare al bagno vuol dire fondamentalmente andare nella casetta, come ce l'avevamo anche noi una volta in Italia. È un ritorno alle origini praticamente, come idea. Esatto. Non parliamo della connessione internet, che anche se hai il cellulare tante volte magari in mezzo alla foresta non prende, o prende molto male, quindi non è che ti puoi guardare la serie di Netflix appena uscita, quindi insomma sì. In posti strategici c'è anche la possibilità di vedere non solo la natura, ma anche animali selvatici. Sì, tanti. E a me è capitato, perché quello a cui faccio riferimento, perché ne hanno anche un'altra zona che non c'entra niente, è molto vicino al confine con la Russia, e lì ho visto tantissimi alci e i cerbiati, i bambi praticamente, ma ce n'è un incontro che mi porterò sempre dietro,
Cos'è che c'è nell'est come animale, nell'est della Finlandia al confine con la Russia? Gli orsi? Già. Ah. E una sera avevano la luce esterna che si accendeva da dentro, una lampadina classica, e il bagno, come ho detto, è fuori, no? Ma non tanto distante, tipo da qui a 10 metri. Cioè, devo andare a pisciare, no? Accendo la luce, non attaccato alla porta, però vedo una roba lì. Che cacchio è quella roba? Un'ombra, abbastanza ingombrata. Ma il mio cervello, perché io non so, chi cacchio l'ha mai visto? Non ho collegato. Ho detto, cos'è? 5 secondi di intorpidimento cerebrale, poi ho collegato, è un orso. Ho spento la luce, sono tornato a letto, mia moglie mi fa, vai, no, domani. Non gliel'ho detto che c'era un orso. E tra l'altro quegli orsi lì non sono i più grossi del pianeta, no? Mi ha fatto un'impressione vederlo, Sì. cioè proprio una possenza, cioè proprio, dice questo qua no. Sì, insomma, no. ciosso, come diremmo noi nei Mi ha fatto romanzi, impressione, sì. mi ha impressionato, e poi anche sugli orsi faremo una puntata perché ho avuto esperienza, sono stato istruito dai finlandesi su foresta e cose varie, quindi anche lì poi ne parliamo. Contatto con la natura significa anche proprio questo. Sì, cioè, sì, se c'hai sì. un problema sei lì da solo, non è che chiami le idrauliche, metti nel tubo e t'arrangi, è Sì, anche un sì. po' un'occasione per... Beh, oltre all'orso non è raro imbattersi anche in linci, qualche Sì. volta in lupi, perciò no, di animali I bobcat. Sì, la lince. Perché qua sono quelli che praticamente vanno vicino alle case delle volte a passare la notte, Sì, sì. tipo sotto le barche, e vicino ai laghi, quando le ribaltino così, è capitato più di una volta di vedere che c'erano le tracce dei bobcat, Sì, delle sì, linci sì, sì, sotto. esatto. Beh, o se no vanno a camminare sul tetto anche. Soprattutto nella prima metà del Novecento era facilissimo per chiunque comprarsi un pezzettino di terra Mm-hmm. in Finlandia. La Finlandia, per chi non lo sapesse, è larga una superficie di circa 360.000 km quadrati. Sì, un po' di più dell'Italia. Sì, è un sesto in più dell'Italia, Sì. un settimo, un sesto in più dell'Italia. E quindi insomma di spazio per 5 milioni e mezzo di persone, ovviamente un secolo fa o 50 anni fa non c'erano E 5 milioni e mezzo. 188.000 laghi, per cui c'è anche Esatto, quindi bella scelta. sì, diciamo che le risorse idriche non mancano, come abbiamo già detto in precedenza anche per la sauna, il legno non manca, quindi una volta compratosi il pezzettino di terra a pochi soldi era molto facile metterci un po' di olio di gomito e costruirsi anche da una generazione all'altra nel corso delle generazioni. Esatto, costruirsi il proprio mökki ed espanderlo, no? Cioè ci sono io ho visto dei mökki che oggigiorno sono, come hai detto tu, delle regge, delle ville proprio... Con gli abusi edilizi, no, sì, secondo sì, me, no, ma sicuramente, ma certo, cioè, guardate che cosa pensate che ci siano solo in Italia gli abusi edilizi e le cose, arriva il no. condonino, Esatto, vabbè. no. Tra l'altro c'è una legge, cioè la legge catastale e edilizia sui mökki è diversa dalle leggi catastali ed edilizie sulle abitazioni normali, cioè ci sono proprio dei paragrafi, insomma delle parti della legge specifiche per l'abitazione da villeggiatura, che sono il mökki, insomma l'home household. E quindi sì, diciamo che tante cose sono state anche fatte un pochettino non troppo precisamente, ecco, sì. senza dei criteri troppo stringenti, diciamoceli così. Ma chi se ne frega. Ma oggigiorno le cose, se io o te volessimo comprarci un mökki, a parte la burocrazia da cui bisogna passare, ma anche i costi sono molto diversi, vero? Sì. Infatti adesso, perché la società comunque è abituata più a dei comfort, e quindi anche gli standard minimi di quando vai al mökki, quindi adesso pensare allora, parliamoci chiaramente, a me piace quell'esperienza lì, però 9 volte su 10 una persona che va in un posto dove non c'è né acqua né corrente non è accettabile. Non parliamo neanche della connessione wifi 5G di sto cavolo, cioè parliamo proprio delle cose base. Per alcuni non è pratico, diciamo. Certo. E quindi anche il costo della manutenzione di questi posti qua comunque
diventa più importante. Sì. La metratura si tende ad avere, io ho visto dei mökki, cioè io sono stato invitato da amici finlandesi ai loro mökki che mi hanno descritto come molto spartani, molto frugali. Io sono andato lì, hai presente quei cottage americani con le pelli, con il coso, coi corni appesi, e così, col soppalco di legno, e dicevo, alla faccia del cottage, cioè quello è già una casa praticamente, fuori, e quindi ho anche notato che rispetto a come me lo descrivono, forse c'è un concetto di semplicità che è diverso, un pochettino. Sì, è diversa, e soprattutto per arrivare allo stesso risultato oggi, partendo da zero, dovresti fare un investimento proprio economico che è molto importante. Cioè, diciamo, detto in altre parole, proprio fuori dai denti, non è più così semplice trovarti il pezzettino di terra oggi da comprare, non è più così semplice costruirtelo da solo il mökki, perché io ho tanti amici, o non so, la mia ragazza, la famiglia della mia ragazza, dove mi dicono, quel mökki lì, quella casetta lì, l'ha costruita il prozio del Vatte la Pesca, così. Oggigiorno non è più fattibile una cosa del genere, nel senso che devi avere dei permessi speciali, devi farlo fare dal falegname, dal carpentiere regolarizzato, registrato così, perciò il fai da te rimane poi quando devi mantenerlo, ecco, se devi rinnovare o restaurarne una parte o cambiare delle parti o riparare qualcosa, allora te lo puoi fare tu, ma per costruire fondamentalmente devi procedere nell'iter come se facessi l'iter per costruirti una casa. A me tante volte hanno chiesto quanto costano queste cose qua. Allora, io ho controllato anche qualche settimana fa, perché avevo parlato di case e avevo guardato anche un po' i prezzi dei mökki, e ti dico, ovviamente se vai a prenderti quello, una zona non bella, perché poi anche lì ci sono le zone belle e le zone più appetibili, meno appetibili. Se vai in una zona che non è tanto appetibile per vari X motivi, diciamo un mökki che è un po' da mettere a posto, un po' vecchiotto, un po' datato, sai, anche con 30-40 mila euro te lo puoi comprare. Il problema è che poi devi contare tutto quel lavoro che ci devi mettere, le cose che devi cambiare. Quindi vai da quella cifra lì, ma vai anche a diverse centinaia di migliaia di euro. Cioè, ma per i prezzi italiani è tanto, però per delle case qua è come se fosse un'altra casa da comprare. Sì. All'atto pratico. Esatto, e quindi questi mökki sono diventati fondamentalmente nel mondo finlandese degli asset che vengono ereditati all'interno delle famiglie. Probabilmente, la nostra generazione è una delle prime che sperimenta questo fenomeno. Fino a 50 anni fa il mökki te lo potevi costruire. Ecco. Sì. Però adesso noi abbiamo tanti amici e conoscenti della nostra età che cominciano, perché i genitori prima o poi li lasciano, a ereditare i mökki che erano stati costruiti dal nonno, dal bisnonno, quando è tornato la guerra, eccetera, eccetera. 20 miglia nella neve per andare a scuola. Tutti i giorni, in entrambe le direzioni, così. E quindi se ne entrano in possesso adesso, ma sono, insomma, dei veri e propri asset con cui fare comunque dei conti. Con gli occhi nostri italiani, spesso la gente mi dice, ma comunque sarebbe un sogno, perché il concetto di passa tutto in secondo piano, tutta questa parte tecnica, burocratica, pratica, ti interessa più che altro il risultato, quindi spesso e volentieri in realtà, e c'è anche un bel giro d'affari sotto questo, quelli in affitto. Quindi è la cosa più normale del mondo, specialmente per i turisti, è ovvio, ma anche qua è normale ormai affittarsi un mökki, per esempio per Juhannus o quelle cose lì. Se tu non ce l'hai, oppure in un posto che non ti piace, è difficile organizzare il viaggio, non ho voglia di guidare 6 ore perché ce l'ho a Joensuu o quello che è, me lo affitto in una zona che voglio io, paghi ovviamente quello che è, magari te lo prendi con un po' di comfort, tanto vai a sbevazzare, che cavolo vai a fare? Vai a fare anche quello. Perché così ti risparmi la grandissima rottura di zebedei del mökki, che è che ci devi fare sempre qualcosa. Cioè, quando tu vai al mökki, non è che vai a riposarti, a fare la siesta 24 ore su 24, devi spaccare la legna, come hai detto,
c'è quell'asse lì che la balaustra che è un po' cascata perché la tempesta dell'anno guardare scorso. L'isolante, che quello per i topi. Perfetto. Delle volte rosicchiano l'isolante, quindi quello è una cosa che ho fatto io, mamma mia. Devi cambiare spesso e volentieri le tubature, sì. devi fare di tutto, devi cambiare gli infissi, quindi devi pulire, perché se non ci vai per un po' c'è il dito di merda che si accumula sopra, devi levare via se tutto. Poi ci sono i topi anche si accumulano le cose, quindi insomma è un bel lavoro, esatto, è un bel impegno a cui stare dietro, e è un po' anche una scelta di vita, è come vivere in una di queste grandi case di legno, le Oma Cotitalo, sì. No? Cioè le ville indipendenti di legno con il tuo appezzamento di terra, no? Così. È molto bello, nel senso, hai un mondo che è solo tuo, è personalizzabile, nessuno ti viene a rompere, non hai da le pagare scatole. Le spese condominiali, però c'era anche l'altra faccia della medaglia. C'è l'altra faccia della medaglia, che costano tanto come manutenzione e ti impegnano tanto come manutenzione, perché se hai soldi da buttare via puoi chiamare il carpentiere una volta su due, ma se vuoi risparmiare, e la maggior parte delle persone che comunque hanno proprietà del Möcchi, che sia più bello o meno bello, comunque vogliono e devono risparmiare, te lo devi fare tu il lavoro, quindi armarsi di olio e di gomito. Non è solo che ti devi fare il lavoro, è che anche quando hai la spesa da affrontare, qualunque essa sia, è solo a carico tuo, perché ad esempio nell'appartamento, cioè se è una cosa a livello di condominio, di struttura, le finestre, il balcone, viene diviso. Sì. Lì se c'hai da rifare, per dire, la parte esterna, il balcone, la finestra, tutto tuo, è tutto tuo, a meno che lo dividi con altri membri della tua famiglia. Sì. Infatti ci sono tante famiglie che hanno il Möcchi, come dire, ad azioni, no? Cioè c'è lo zio che ne ha la proprietà del 20%, l'altro zio che ce l'ha l'altro 20%, la mamma del 20%, la nonna del 20%, così. Sto sparando delle cifre a caso. Dai, Italialized, ne parleremo ancora del Möcchi. Fateci sapere cosa ne pensate. Voi ci vivreste al Möcchi? Vorreste comprarlo? Avete i soldi per comprarlo? Dateceli a noi, esatto, che ve lo compriamo noi. Esatto, fateci una donazione qua su YouTube. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao Italialized.